vogliamo andare, raga, dai che è tardi. Ciao amici Milan Vibes, questo è My Vibes. Cos'è My Vibes? My Vibes è una chiacchierata dove non importa che tu sia milanista o meno. Vogliamo parlare con chi vive il calcio, con chi lavora nel calcio, in questo caso con chi lavora nel calciomercato, anzi è riduttivo dire che lavora col o nel calciomercato perché Gianluca Di Marzio probabilmente è il calciomercato in Italia. Gianluca, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi Pietro, buone vibes allora Esatto. a tutti, speriamo di regalarne e di trasmetterne in questa chiacchierata. Senti Gianlu, calciomercato. Sì. Tu nell'immaginario collettivo il binomio Gianluca Di Marzio è calciomercato. C'è un momento in cui tu hai detto, il calciomercato sarà la mia vita? Non mi fa ridere, no? Che quando finisce il calciomercato escono quei meme, no? Cosa farà adesso Di Cosa Marzio? fa adesso Di Marzio? Lì, no? Nella panchina. Poi te lo chiediamo cosa fai. In realtà quando... io faccio anche altro nel mondo del giornalismo che non Tanto. sia solo il calciomercato e quindi non vado in vacanza con Però il nell'immaginario collettivo, bravo, mi hai fatto un assist. Ti pesa, così spostiamo la domanda, la cambiamo e la mettiamo dopo. Ti pesa che Gianluca Di Marzio è il calciomercato rischiando di essere solo il calciomercato? No, non mi pesa, anzi mi rendo orgoglioso perché comunque, come dicevi tu, c'è una riconoscibilità, un accostamento, no? Quindi mi fa sicuramente piacere. Certo, quando giro per le strade, per le città, a volte non ricevere nemmeno un saluto o un come stai, ma un chi prende il Milan, chi prende la grande Juve, classico. ma perché non è arrivato quel giocatore? Quello sicuramente ogni tanto dico, ma potrebbero pure chiedermi qualche Come altra sto? cosa, però sicuramente mi fa piacere perché, come dico sempre, se te lo chiedono, se ti fanno una domanda, se ti chiedono una foto, se ti scrivono è perché comunque ti ritengono una fonte affidabile, certo. no? Credibile, comunque trovano in te un punto di riferimento e quindi non mi pesa, anzi mi dà soddisfazione perché vuol dire che in questi 31 anni di giornalismo, attraversando 1000 generazioni e 1000 passaggi temporali anche di questo mestiere, qualcosa sicuramente ho lasciato e sto lasciando. E torno alla domanda di prima, però c'è stato un momento in cui ho detto, non so se sarà il mio lavoro, ma quantomeno questa roba diventerà una roba grossa, diventerà anche intrattenimento. Allora sì, quando comunque Sky, perché la grande simbiosi, anche un po' casuale, che quando io arrivo a Sky nel 2004, Massimo Corcione, che fu il direttore che mi portò qui, aveva lui deciso di iniziare un programma quotidiano che si chiamava appunto Calciomercato, l'originale. Quindi si chiamava alla già fine l'originale? un segno del destino. Sì, no, si chiamava forse Calciomercato, Calciomercato, non mi l'originale. sembra. Però fu quasi un segno del destino. Io arrivo a Sky, lui prepara questo programma, lui mi dice vai con Martina Maestri, che oggi è direttore del canale, che ci sta in questo momento ospitando come studio. Quindi la ringraziamo. Ringraziamo anche Martina, che ringrazio ancora perché Corcione mi dice vai con Martina Maestri al Quark Hotel di via Lampedusa, dove si faceva il mercato lì, vai lì e cerca di imparare un po' da lei, cerca di capire un po' come funziona. E dopo 2 giorni Martina torna da Corcione e gli dice guarda Massimo, Gianluca conosce tutti, conosce più gente di me. Tu conoscevi già Conoscevo tutti perché ero arrivato appunto nel 2004, avevo 30 anni e conoscevo molti personaggi del mondo del calcio perché mio padre aveva lavorato nel calcio anche come direttore sportivo, non solo come allenatore, quindi nel periodo in cui lui era direttore sportivo mi portava comunque in giro al mercato, quindi conoscevo un po' procuratori, conoscevo direttori e Martina dice Massimo, ma per me è uno stress. Io non mi diverto, Gianluca lasciamogliela a lui e quindi fu Martina a passarmi talmente questo testimone. E poi devo dire, negli anni abbiamo capito anche come Sky, dagli ascolti della trasmissione, dalle richieste che avevamo di continuare a parlare di mercato tutto l'anno, che questa tematica, questo focus calcistico era diventato sempre più interessante. Ascolti che hanno pagato subito? Cioè andava subito forte, vi siete accorti che c'era qualcosa? La trasmissione è sempre andata molto sì, bene, immagino. anche se, voglio dire, Sky non è una piattaforma che guarda l'audience come certo. Rai, Mediaset, che non è che i programmi chiudono perché non vanno, ma fortunatamente gli ascolti
sono sempre stati molto buoni, addirittura superiori in determinate stagioni, a partite, quindi ad eventi, Chiaro. quindi una trasmissione di chiacchiere che diventa più seguita di una partita, di un evento per cui la gente paga, perché chi paga per Sky, gli abbonati, pagano soprattutto per vedere le partite di Champions, Europa League, il tennis, la pallavolo. Però sai benissimo che ad oggi, quando si parla del calciomercato, è diventato un appuntamento fisso. Sì, Tanto che... soprattutto adesso la nuova versione itinerante è una versione che sta funzionando E tantissimo. adesso poi ne perché andiamo in giro parliamo, per l'Italia. perché quello c'è un passaggio a parte, perché secondo me è molto interessante. E adesso su Gianluca Di Marzio. E oggi, sono passati, cosa hai detto, 30 anni? 31, io ho cominciato nel 94. Benissimo, oggi che sei ovviamente un nome molto diverso rispetto a prima, anche a livello di fama, di credibilità, di attendibilità, ti pesa ogni tanto la responsabilità della notizia? C'è questa responsabilità ancora? Sì, sempre. Cioè, non voglio sbagliare la notizia, devo stare attento, devo riverificarla? Anzi, sempre di più. Sì? Sì. Non è il trascorso, non sono gli anni di credibilità che mi sono costruito, spero, ad alleviarmi da questo tipo di responsabilità. No, perché so benissimo come funziona nella vita reale, nella vita virtuale, che è quella dei social, che conosciamo bene. Basta una notizia sbagliata, basta un errore a rischiare di compromettere anni e anni di carriera. Quindi, e poi sento molto, non solo la responsabilità di non sbagliare la notizia, sento molto la responsabilità di non illudere il tifoso che mi segue, di non deluderlo nel dargli una notizia su un giocatore che non arriva più o va via. Cioè, sento molto la responsabilità del rapporto che ho creato con la mia fanbase. Qui entriamo nel mondo dei social però, perché tra l'altro io e te forse ci siamo proprio conosciuti sui social. Poi raccontiamo anche l'aneddoto non di siamo come... solo degli account, ma siamo delle persone, ma racconto un aneddoto brevissimo, perché io poi sono entrato un po' più in rapporto con Gianluca, perché una sera ero a cena fuori e mi ero trovato in un altro tavolo ad El Tarabt con un calciatore. Allora gli ho scritto a Gianluca e dico: Gianlu, guarda che ho questa cosa qui, noi Milan non ci serve, se vuoi, vabbè. E tra l'altro, visto che parli di Adel Tarabt, lo ricordo molto volentieri perché parlavi di mio padre prima, quando mio padre era al Queen's Park Rangers come responsabile del mercato con Briatore, Tarabt era uno di quei talenti, vinsero il campionato dalla Championship alla Premier League, e quando Adriano Galliani decise di prendere Tarabt al Milan, chiamò mio padre per sapere com'era come ragazzo, perché comunque c'era un po' la leggenda sulla discontinuità o comunque sul carattere particolare. Era frizzante, ma in campo era un talento pazzesco. E quindi Galliani poi ringraziò spesso, e anche Adel, papà, per avergli dato l'opportunità di venire in Italia, anche se devo dirti, papà l'aveva consigliato anche al Napoli, perché l'avrebbe voluto vedere con la maglia del Napoli. Senti, torno indietro, social, ci siamo conosciuti lì. Noi ne abbiamo parlato tante volte di come gestire anche una notizia sui social, nel senso che ormai sai che c'è tutto un tema di... Innanzitutto, come tu gestisci i tuoi social? Con che approccio lo fai? Ma allora dipende, perché poi ormai i social sono molteplici. Esatto, ci Parliamo sono di varie X, piattaforme. forse, che è quella più per le notizie. Ma intanto, come premessa, non lavoro da solo sui social, perché comunque attraverso i miei siti internet e comunque i social da gestire ho un gruppo di ragazzi con cui collaboro, anzi, cioè, che loro collaborano con me, quindi mi aiutano nella gestione di tutta una serie di notizie da lanciare, quindi spesso ci sono anche degli errori magari di scrittura, degli errori di aver sbagliato il nome di un giocatore di una squadra, non perché mi voglia esentarmi io da responsabilità, magari sono loro che hanno sbagliato, ma sono sempre io poi che ci metto la faccia, e loro sanno che scrivono magari a nome mio, e quindi sanno anche che devono cercare di mantenere uno standard. Quindi anche a livello di responsabilità anche per loro. Però, per esempio, le risposte, quindi le risposte alle critiche o nelle discussioni, le sottolineature che si possono creare, quando riesco a intervenire non le delego mai a nessun altro, cioè quando qualcuno dice ma sei tu che stai rispondendo, sono io che sto rispondendo, lo faccio magari meno rispetto a prima, perché è un lavoro anche soltanto mettersi a rispondere, ma quando capita, quando ritengo che ci sia l'opportunità, l'occasione, eccetera, lo faccio anche per far vedere che ci sono.
Ma ti pesano lì, tante volte poi ne parlavamo fuori onda, sai, tante volte ci sono critiche, ci sono probabilmente anche personaggi che si gioca un po' su questa cosa, diventa il meme. Allora, il pesare fino a un certo punto, nel senso dipende anche quanto tu sia condizionato dalle reazioni che si possono creare a una tua notizia. È chiaro che non farai mai contenti tutti. Se dici che il Milan sta prendendo un giocatore, ma chi è questo, ma chi è quell'altro, ma allora stai facendo pubblicità a quel procuratore, stai facendo... Se la discussione resta su binari di civiltà, di educazione, sì, purtroppo devo dire si è arrivati a una deriva di offese, di bestemmie, di insulti. Sinceramente... Che non ti metti nemmeno a rispondere. No, una volta rispondevo di più perché magari c'era anche più il piacere, il bello anche di discutere, di mandarsi delle frecciatine, ma comunque nell'ambito anche di un rapporto di ironia. Certo, no? Adesso, soprattutto su X, è diventata tosta. Su altre piattaforme come Instagram, per esempio, lo faccio un po' di più. Perché c'è un po' più di fino a questo momento devo non dire... dirlo ad alta voce che adesso arrivano lì su Instagram. No, si riesce a mantenere un minimo di civiltà in più. Senti, come è cambiato X invece? Perché stavamo facendo una riflessione, quando preparavamo questa intervista con i ragazzi facevamo una riflessione. X ha un po' cambiato anche calciomercato l'originale, mi spiego meglio. Tante volte ormai c'è la necessità, hai una notizia, c'è la necessità di uscire. Magari prima potevi tenerla in caldo, creare un po' di hype e darla durante il calciomercato, l'originale. Adesso ha cambiato un po' le regole del gioco e di conseguenza poi ci spostiamo su calciomercato l'originale. Lo ha reso un po' più entertainment oltre alla notizia? Se mi sono spiegato. Sì, non lo ha cambiato X, questo meccanismo. Ok. Lo ha cambiato proprio l'ha cambiato l'era del giornalismo di oggi, che è un'era da tempo reale, da real time. Prima Sky Sport non era Sky Sport 24, ma c'era Sport Time con 3 edizioni. Oggi c'è Sky Sport 24, quindi appena c'è una notizia è chiaro che al di là di X, non X, Instagram, no, poi ho detto X, i social in generale. la diamo subito se c'è, perché se non la diamo noi la dà qualcun altro. La dà Gazzetta.it, la dà quell'altro sito, c'è proprio internet, la richiesta, l'esigenza di aggiornare in tempo reale, quindi i giornali hanno deciso di puntare magari sia sulla carta stampata ma su un sito che diventa come carta stampata ma online in tempo reale, quindi se anche la Gazzetta c'è una notizia, se non è sicura di averla per la mattina dopo la dà sul sito. È uguale, siamo noi. È difficile dire mi tengo quella notizia fino alle 11 perché sono sicuro di averla, perché tante volte ero sicuro di averla e poi qualcuno me l'ha fregata. È chiaro che con Sky Sport 24, con questo cambiamento di cui abbiamo parlato, Sky Sport calciomercato originale, è chiaro che diventa più un approfondimento, diventa più una trasmissione leggera con cui affrontare i temi e anche le notizie. Poi se una notizia è uscita 5 minuti prima, alle 10:55, magari me la tengo per le 11, non la faccio dare prima della pubblicità. Calciomercato che è diventato tra l'altro itinerante, no? Visto che siete in giro, e qui mi collega un tema che mi ero segnato, l'affetto della gente. Bellissimo. Nel senso che mi raccontava, una delle persone che loro non vedono dietro la camera ti ha visto quest'estate, no? E ha visto proprio l'affetto con cui le persone volevano dire 2 chiacchiere, conoscervi, eccetera, eccetera. Com'è questa nuova versione itinerante? È fantastica, perché era quello che sognavamo e sognavo io da tanti anni, cioè senza nulla togliere allo studio, a studi che comunque sono sempre stati quelli di calciomercato molto innovativi, molto originali, molto visionari, dalla piscina virtuale alla pista da sci che abbiamo creato all'interno dello studio. Però una cosa è farla dal vivo con le persone nei territori, e questo binomio anche della valorizzazione dei territori che noi andiamo a scoprire, la presenza fisica delle persone. C'è tanto racconto anche proprio delle persone, del posto, bello. La gente si sente protagonista del programma, ci conosce il dietro le quinte, ama vedere come lavoriamo, come si prepara un palco. La domenica, quando arriviamo, diciamo, nelle zone dove facciamo la trasmissione, molti vengono lì a vedere come si prepara, come il regista prepara le varie poltroncine, le luci, cioè vede tutto il lavoro che c'è dietro le quinte, e si creano dei bellissimi rapporti anche di amicizia con persone che conosciamo nelle varie
varie città, e devo dire che abbiamo tantissime richieste. Certo. Per l'estate prossima abbiamo il doppio delle Quindi richieste. siete già pronti per l'estate prossima e per Sì. quella dopo? Estate 2026 abbiamo, su 9 settimane di trasmissione, abbiamo 18-19 richieste di località che ci vogliono. Per quante puntate fate? E noi facciamo di solito circa 2 mesi di trasmissione su 3. Sarai uno di quelli che mi chiederà perché interrompete la trasmissione? Non te l'ho chiesto, però dai, diciamolo, così finalmente, allora, perché tante persone ti dicono, cacchio, già, la frase è questa, la devo dire. Luca, lavori 3 mesi all'anno e di quei 3 mesi te ne prendi uno di ferie. Che poi sono 4 che c'è anche a gennaio. Ovviamente si scherza, però vabbè, già che l'hai tirato fuori questo argomento... Allora, intanto va detto che non è che quando Calciomercato originale interrompe, diciamo dal 16 luglio, 17 luglio al 17 agosto, quel mese lì, non è che le notizie a Sky non ci sono, perché viene creata una trasmissione diversa, sempre di Calciomercato, un contenitore diverso in cui si danno comunque le notizie. C'è proprio un'esigenza anche materiale di ferie, non solo nostre, ma anche dei tecnici, cioè comunque far sì che per 3 mesi la macchina di Calciomercato, il carrozzone di Stranamore, come fosse Stranamore, si sposti città per città per 3 mesi di fila, come fossero 3 mesi di concerti ogni sera, perché la differenza rispetto al passato è che una volta creavi soltanto il programma televisivo, oggi devi creare un programma che sia anche legato alle persone che sono lì. Per esempio noi la prima puntata di Reggio Calabria dell'anno scorso siamo arrivati lì e c'erano le persone di questo, cioè a lungomare, a Reggio Calabria c'è questa sorta di anfiteatro dove praticamente era pieno, c'erano 1000 persone ogni sera, ma le persone che stavano in alto nei gradoni non sentivano, perché noi non avevamo preparato la diffusione come casse da concerto. Noi pensavamo al progetto, alla trasmissione televisiva. Però c'è anche delle persone come se fosse un teatro. Come fosse un teatro, quindi abbiamo dovuto organizzarci per far sì che la trasmissione fosse anche recepita da chi veniva a vederla lì. Mi ricorda, sai quei podcast che adesso magari partono online, digitali, vanno forte, si fa l'evento a teatro, è diventato un po' quella roba lì. Senti, noi abbiamo tutti e due qui il telefono, ok? Com'è? È l'unico momento, come hai potuto vedere, cosa sono, 10 minuti, un quarto d'ora, che io non ho controllato i messaggi WhatsApp. E lì volevo arrivare. Ci sono le anteprime. Lì volevo arrivare. C'è mia moglie che mi ha già scritto. Ok, ma fin quando è mia moglie posso anche aspettare. Guarda che la sentirà questa cosa qui, eh. Senti, no, scherzi a parte, quanto ci stai, cioè, attaccato come me? È il fratello che non ho mai avuto. E che adesso hai? Sì, è una presenza indispensabile, ma indispensabile un po' per tutti. Sì, ma anche perché quando si parla, scusa se ti interrompo, quando si parla di calciomercato c'è proprio questa immagine tua col telefonino che rispondi, parli. Un domani quando non ci sarò più, quando non farò più il giornalista, sicuramente potrò essere ricordato come colui che ha un po' sdoganato l'uso del telefonino in diretta. Te lo dicevo durante prima. Il calciomercato. Sì. Infatti quando Enrico Mentana fa le sue maratone politiche, e quando per 2 o 3 volte già ha sottolineato con i suoi inviati durante le elezioni, il referendum, dice mi sembri Di Marzio mentre guarda le notizie di calciomercato, vuol dire che si è creato un'immagine simbolica nel mondo, diciamo, della televisione moderna. Sì, certo. E devo dire che non lo faccio perché ho cercato di creare una moda, ma l'ho fatto perché è proprio il nostro modo di comunicare. Cioè, se io sono in onda, adesso Luca Marchetti mi ha scritto, non so che cosa mi ha scritto, vediamo. Vuoi leggerci cosa ti ha scritto? Si può leggere? Puoi chiedere a Tare se gli va di fare intervista con noi come fece Manna al Social Football Summit? Vero? Perché noi glielo chiediamo in diretta. Caro Igli, vuoi partecipare al Social Football Summit che quest'anno sarà a Torino? Sì. Di solito era a Roma. E allora l'anno scorso io e Luca Marchetti facciamo un'intervista a Manna al Social Football Summit e quindi Luca mi ha detto puoi chiedere a Tare, quindi adesso chiederemo a Tare, non solo pubblicamente. Vedi, poi anche Milan. Beh, noi tanto esatto, avendo a che fare col Milan. Quindi... Invece mia moglie è arrivata con della pulizia a casa. Questa era la domanda di mia moglie. Va bene. Sono argomenti diversi, come immaginerai. Ma tu a casa, visto che hai citato tua moglie, a casa, perché ti spiego, la mia problematica è che io vengo rimproverato dalla mia compagna che sono sempre al telefonino. Ce l'hai questa situazione anche tu, Gianluca Di Marzio? Come sopravvive a casa? Ce l'ho, ma mia moglie ha sposato il pacchetto tanti anni fa e quindi sa benissimo che anche se entro in casa, uno in casa dovrebbe magari isolarsi o comunque dovrebbe dire ok, il lavoro ho lavorato fino adesso, ma purtroppo
il nostro lavoro, il mio lavoro non ha orari, non ha giorni, non ha festività, quindi una notizia, che sia di calciomercato, che sia l'esonero di un allenatore, che sia l'infortunio di un giocatore, che sia la vendita di un club, può capitare a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno, e quindi non posso dire ok, adesso entro in casa e il telefonino per 2 ore non lo guardo. Sì, lo posso anche fare, perché sicuramente magari... Però soffri. Però c'è il rischio che in quelle 2 ore io possa bucare una notizia. Infatti la mia psicosi, le mie psicosi sono 2, l'aereo. Perché sì, perché quando sto in aereo io per quell'ora lì, tranne quelli che hanno il wifi, ma se no se devo ricevere una telefonata, una notizia particolare, in quelle ore di aereo... la soffri proprio. La soffro perché voglio atterrare, ma non perché sono per a terra... che sia tutto sotto controllo. Sì, per far sì che non ho bucato qualcosa o che magari non c'è stata una notizia importante che è arrivata durante il mio viaggio. E l'altra è quando vado in bagno, faccio la doccia. Quando faccio la doccia non posso farmi la doccia col telefonino in mano. Perché è capitato. Io però lo tengo, attenzione, io lo tengo sul lavabo vicino alla doccia vedo se... cosa fai? Mentre fai la doccia esci? No, però se so che c'è qualcosa di importante, mi è capitato di aprire e guardare se era la risposta. Però io per esempio ho bucato destro al Milan perché stavo facendo la doccia. Ti ricordi il citofono di Galliani? Io ero d'accordo col procuratore che era Claudio Vigorelli. Sì. Che adesso doveva decidere, sai, Galliando lì per convincerlo, e adesso doveva decidere se accettare o meno. Sì. E in teoria doveva accettare quella mattina, ma non si sapeva l'ora, erano le 9:30, dico faccio la doccia e poi dopo figurati se deciderà proprio in quel momento lì. E mentre io faccio la doccia esco e trovo il messaggio di Vigorelli che mi aveva scritto tipo ha detto sì, ma nel momento in cui vado per, non mi ricordo se twittarla o se darla a Sky eccetera, l'aveva data credo... Non mi ricordo se Bargigi, un altro mio collega, perché Vigorelli aveva avvisato contemporaneamente, prima uno, prima l'altro, insieme, a volte per non scontentare nessuno, mandi il messaggio seriale a 3 o 4 colleghi con cui hai rapporti. Ma in quel momento lì l'ho bucata perché stavo facendo la doccia e da lì c'ho proprio il pensiero fisso. Sì. Senti, 2 passaggi voglio fare ancora con te parlando di casa. Tu sei papà e quindi più che altro devi darmi un consiglio. Io ho un figlio di 10 mesi e veramente riuscire a far collimare tutto è un caos. Come fai? E stando in giro, vivendo il calcio, eccetera, eccetera. E ti chiedo anche se i bambini ti hanno un po' cambiato sotto questo punto di vista. Sì, tanto, perché comunque se riesco a ritagliarmi, e dobbiamo riuscire a ritagliarci dei momenti, delle parentesi in cui non stare sempre legati al telefono o stare in giro e per loro, cioè anche durante la pausa di calciomercato estiva, quindi quel periodo che vado al mare dai bambini, quando mio figlio mi dice vieni a giocare in acqua, non è che posso andare a giocare in acqua col telefonino. Il mercato è in corso, lascio il telefonino sulla sdraio, ma vado a giocare con lui 20 minuti a tirarci Quanti anni hanno? 8 anni tutti e due, sono gemelli, maschio e femmina, Giovanni e Gaia. La fortuna mia, sua, che lui ama il calcio e quindi condividiamo tante passioni. Ti permetti di vivere magari anche delle cose da vicino. Sì, adesso poi mi chiede, papà, ma quel giocatore è in prestito, ma perché è nato là, ma quanto costa? Ma allora costa più quello, costa più quell'altro. Quindi il futuro del calciomercato è tuo figlio. Non lo so. Ti piacerebbe? Mi piacerebbe che comunque vivesse il mondo del calcio come una professione, quello sì. Poi se sarà in campo, se sarà come giornalista, se sarà come... non lo so, come agente, come manager, come procuratore, come direttore, non lo so. Mi piacerebbe che proseguisse la dinastia iniziata da mio papà. Senti, e dall'essere papà, io come te, ormai sono 2009, 15 anni fa, 16 anni fa ho perso mio papà, tanto anche mio papà era napoletano. E ho perso mio papà, e anche tu l'hai perso insomma da poco, e mi ha sempre toccato, un po' per il tema, vabbè, che lo conosco, ma mi ha sempre toccato la delicatezza con cui ne hai parlato. E non ti voglio fare una domanda strappalacrime perché non mi piace, ma mi dici in un minuto com'era il tuo rapporto con lui? Era un rapporto viscerale, fisico, sì, era un rapporto proprio molto, molto stretto. Sia nel bene che nel male, quindi anche magari nelle litigate, però sì, era una condivisione quotidiana di 10-15 telefonate al giorno. Bello. Poi sai, io lavoravo nel mondo del calcio, lui per me è stato tutto, è stato quello che mi ha trasmesso tutto quello che faccio, la passione per questo sport. E quindi era un rapporto molto molto forte, era molto franco, molto trasparente, ci dicevamo tutto, spero. Era orgoglioso di vedere come era arrivato anche a livello proprio del calciomercato e tutto. Una volta mi disse,
quando un ragazzo si avvicinò, passeggiavamo per Padova e un ragazzo disse: ma lei è il papà di Gianluca Di Marzio? Gli disse, Sì. io non c'ero, lei è il papà di Gianluca Di Marzio? E lui mi chiamò e mi disse: vedi, oggi ci siamo veramente passati il testimone, perché non hanno più detto a te tu sei il figlio di Gianni Di Marzio, ma hanno detto a me sei il papà di Gianluca, quindi vuol dire che la nuova generazione riconosce più me che lui. Bellissimo, guarda, è la cosa che un po' mi manca. Mio papà tanto tempo fa non è riuscito a fargli vedere insomma, l'essere riuscito a diventare veramente giornalista, tutto quello che insomma ho fatto nel mio piccolo fatto, ed è l'unica cosa che proprio a me manca. A me manca proprio il confronto quotidiano, di papà hai visto quello, hai visto cosa è successo quest'altro, hai visto, c'è proprio il commentare, il discutere delle situazioni di calcio, Sì. oppure delle persone che conosciamo, di come mio figlio sta crescendo, Ti di dava come consigli gioca. anche lui? Sì. Tu ne davi a lui? Io ne davo perché mio padre aveva un carattere fortissimo, aveva un carattere anche abbastanza, non dico scontroso, perché comunque era una persona molto affettuosa, però se chiudeva il rapporto con qualcuno lo chiudeva, non dico per sempre, ma quasi. Cioè, era difficile quando lo tradivi poi riconquistare la fiducia. Io sono un po' meno rancoroso, gli dicevo che avesse avuto magari il mio carattere probabilmente avrebbe allenato di più in Serie A, avrebbe allenato di più magari anche il Napoli, che era il suo sogno. Lui è stato il primo napoletano della storia ad allenare il Napoli, però magari l'ho allenato meno di quello che si meritava, perché comunque con questo carattere così forte andava a scontrarsi magari con altre personalità forti come erano i presidenti, no? Sì, I chiaro. rapporti con i presidenti erano comunque complicati, perché insomma mio padre i piedi in testa non glieli metteva. Invece lui diceva che io avrei dovuto farmi una settimana bianca nei vicoli di Napoli, a vendere le sigarette per strada, per avere quella cazzimma che io non ho, perché io ho vissuto tra virgolette nel benessere, mentre lui è cresciuto per strada mangiando anche la carne che il nonno preparava per i cani. Una volta mio padre torna a casa, non ho 8 fratelli, 9 fratelli, più quelli che comunque tenevano a casa a far mangiare, eccetera, eccetera. Una volta tornò a casa prima da scuola e disse: è la mia occasione, no? Stanno preparando da mangiare, posso non dividere il mangiare con gli altri. Andò lì e sentiva questo buon odorino di questa pentola che stava lì sul fuoco, eccetera, eccetera, e si mangiò tutta quella carne che era lì, era la carne per il cane. No! Sì, perché poi tornò a casa mia nonna, la mamma, e disse: ma dov'è? Chi se l'è mangiata? Ma quella era la carne per il cane. Ma lui aveva talmente tanta fame che se la mangiò tutta. Qual è invece il tuo di difetto? Il mio difetto? Ne ho tanti sicuramente. No, perché dicevi, per esempio, tuo papà dicevi, era insomma difficile conquistare la sua fiducia. Forse sono troppo buono, forse in determinati momenti dovrei essere più rigido. Quindi papà aveva ragione. Sì, in alcune situazioni, in alcuni momenti. Il difetto, non lo so, sono forse, non so se è un pregio o un difetto, non riesco mai a rimandare le cose da fare, che ritengo sia indispensabile fare in quel momento, ma magari non è indispensabile farle subito. Io preferisco farle anche mentre sto facendo altre cose contemporaneamente, devo comunque sistemare quella situazione lì, magari rischiando di poi non farla bene, di farla in maniera superficiale. Ecco, sicuramente odio la superficialità. Siamo in due, guarda. Sono proprio uno che odia il disordine, odia la confusione, odia la superficialità. La superficialità anch'io tantissimo. È una cosa proprio che mi manda in bestia. Ma vale poi un discorso lungo, non ci addentriamo in questo della superficialità, anche perché abbiamo ancora un pochino di domande, stiamo andando verso la chiusura, però sul tema della superficialità, noi quando abbiamo lanciato tutto il progetto Vibes, Milan Vibes eccetera, e anche l'intervista di oggi un po' lo dimostra, quello che ho detto ai ragazzi è: noi è inutile che ci andiamo a competere sul daily, sulle notizie quotidiane costantemente, facciamo il nostro di daily, ma quello che dobbiamo fare è spostarci dallo stare in superficie, quindi la parte più entriamo dentro gli argomenti, che secondo me c'è tanto bisogno e tanto interesse da parte della E fate bene, sarò un vostro Vibers. fan, Vibers. Senti, stiamo andando verso la chiusura, torniamo un po' sul calciomercato. Gianluca Di Marzio e i colleghi, però qui giuro di dire la verità, nient'altro che la verità.
tutti, io anche nel mio piccolo diciamo no, vabbè, ma non c'è la gara, eccetera, no, noi pensiamo al nostro, ed è vero, chi più chi meno, però è anche vero che un po' di gara c'è, un po' di sfida c'è. Non è solo sul calciomercato, è proprio Sì, nel DNA del nostro mestiere, che è quello di cercare di arrivare primi sulla notizia, no? Di darla per primi. Poi io sono per darla sicuramente prima degli altri, ma per darla nella maniera giusta, corretta, vera. Quindi nel mondo di oggi, lo consiglio sempre ai tanti ragazzi che incrocio, che collaborano con me, oggi dove tutti si affrettano a dare, a scrivere, anche senza verificare, bisogna verificare 2 volte, bisogna verificare 3 volte, cioè oggi bisogna verificare di più rispetto a prima, quindi con il rischio di arrivare tardi, ma almeno con l'obiettivo di arrivare bene, arrivare giusti. Quindi devo dirti la verità, la sento meno rispetto a qualche anno fa, questa esigenza di dover per forza arrivare primo. Poi è chiaro, se sapevo una notizia, non l'ho data e ho visto che esce da un'altra parte, rosico, no? Oppure rosico, insomma, ho rosicato in diretta in uno studio come questo quando Mourinho arrivò alla Roma, che non sapevo niente. Come dicono su X, lì hai fumato. No, lì proprio, ma non perché fosse arrivato qualcun altro prima di me, perché lì arrivò il tweet ufficiale della Roma, io ero in studio e dico, ma com'è possibile che non c'è stato neanche minimamente una soffiata? Bene, Bravissimo. Fece poi i complimenti a Tiago Pinto, perché come fai in una piazza come Roma, la Roma. E te l'ha spiegato come ha fatto? Lui mi disse che erano riusciti a mantenere fuori dalle dinamiche di questa operazione tante persone che di solito invece fanno parte del deal, cioè lo sapevano i Friedkin, Tiago Pinto, Mourinho e basta. Tra l'altro con Mourinho, cioè non è dice hai preso un giocatore qualsiasi, hai preso Mourinho, quindi. E mi ricordo che poi l'anno dopo, quando sai che a volte su X c'è one year ago, un anno fa, eccetera, eccetera, la Roma fece un post in cui scrisse vi ricordate un anno fa, in questo giorno, l'annuncio di Mourinho? E io lì per esempio ci ho giocato, io lì ho commentato quel post senza che non c'era un riferimento a me, no? Commentavo quel post, mi ricordo anch'io il buco che ho preso, no? Perché a volte penso che l'ironia, il giocare, aiuta, anche nel momento di imbarazzo, di difficoltà, sia a livello social la strategia, non dico vincente, ma giusta, magari migliore, corretta, comunque quella che io ritengo sia più corretta, che non mettersi a bloccare, mettersi a mettere queste barriere che tanto si crollano da sole poi dopo. Gianluca Di Marzio e gli agenti e i direttori sportivi tante volte ti dicono, guarda, sai che io vado dritto, ti dicono ma Gianluca fa pubblicità a quella gente, aiuta quel direttore sportivo. Esiste questa dinamica? Non di fare pubblicità, ma di magari, credo ovviamente avere rapporti particolari con determinati agenti più che con altri, ma credo sia la vita. Io penso di avere dei buoni rapporti con tutti, poi magari a seconda delle età, no? Hai rapporti un pochino più di amicizia con alcuni rispetto ad altri, anche con i direttori, ma per esempio con Adriano Galliani, che non è la mia età e che ha sempre avuto tantissimi impegni non solo calcistici, mi onoro per esempio e penso di avere un rapporto di grande trasparenza, no? Di grande fiducia. Io lo considero sempre come un esempio proprio di rapporto, di comunicazione tra un dirigente e un giornalista. Cioè, Adriano Galliani non mi ha mai mandato una volta fuori strada, non mi ha mai regalato una notizia, non mi ha mai regalato mai fuori strada, e anzi ha sempre premiato lo sforzo mio, della nostra redazione, di essere arrivati per esempio su un nome. Io mi ricordo c'era un Mister X del Milan una volta. Cos'era forse l'anno di Witzel? Che era Zapata questo Mister X come difensore, e c'era questo Mister X in difesa. E una volta io gli scrissi, noi lo chiamiamo Boss, no? Boss, ho scoperto chi è Mister X. E lui mi rispose, mi dica Di Marzio chi è? E io dissi Zapata. Lui, per premiare il fatto che c'era arrivato da solo, mi chiamò e mi disse, bravo Di Marzio, adesso io le dico che Zapata, non so, arriva domani a quest'ora, fa le visite lì, ha fatto 5 anni di contratto, l'abbiamo pagato tot, cioè ti dava poi qualcosa in più su un nome che però mi ero trovato da solo. E da questo punto di vista l'altra cosa che, e poi chiudo l'argomento, che mi piace sottolineare, che dico spesso ai tanti direttori sportivi giovani o procuratori giovani che dicono ma io non è che posso rispondere tutti i giorni al telefono, non è che possiamo avere un confronto quotidiano. Non c'è stata una giornata
dove Galliani non abbia o risposto immediatamente al messaggio alla telefonata o non abbia entro mezzanotte richiamato o risposto al messaggio. Lui lo dice sempre, prima di andare a dormire si guarda sempre tutta la lista dei messaggi e si risponde a tutti, dal meno importante al più importante, perché ci sarà sempre un momento della vita o della propria professione dove quel piccolo messaggio magari di quel piccolo procuratore ti potrà servire, perché magari quello un domani prende un giocatore importante e ti servirà avere quel tipo di rapporto. Ma quindi perché sono cambiati? Cioè, è specchio del cambiamento dei tempi? Forse perché sono aumentati magari i giornalisti di calciomercato, ci sono tanti direttori giustamente che dicono non posso stare lì a passare la giornata a rispondere ai giornalisti, li capisco, una volta magari erano 5-6 per squadra, oggi magari ti scrivono da tutti i siti al mondo, e quindi è chiaro che è importante per le società, per i direttori sportivi avere uno staff di comunicazione che gli aiuti almeno a filtrare, o comunque dovrebbero decidere loro di avere quei 2, 3, 4, 5 punti di riferimento con cui avere un confronto durante la giornata. Litighi? Con i direttori sportivi, con gli agenti? Litigo quando mi mandano fuori strada. Quando magari ti incazzi proprio? Ma mi incazzo, sempre rispettando, perché non c'è un obbligo da parte loro di darmi la notizia. Però ti è capitato proprio di incazzarti forte? Ma ho avuto delle discussioni. E non si possono dire? No, ho avuto delle discussioni con Fabio Paratici, per esempio, tante, perché poi si era creato un rapporto molto stretto, c'è ancora, siamo tanto amici, però lui per esempio è sempre stato anche bugiardo, cioè mi ricordo l'epoca dell'operazione Bonucci, Caldara, Higuain, cioè lui mi disse che era fantacalcio. Io, cazzo, non mi dire fantacalcio se poi dopo diventa ufficiale 20 giorni dopo. No, perché in quel momento lì non era così. Cioè, certe volte tendono a sottovalutarci. Cioè, io preferisco che tu mi dica la verità, mi dici guarda, è vero, ma non puoi dirla, oppure è così, però aspetta, che non dire non c'è niente, quando invece poi dopo tu sai che c'è qualcosa. Dimmi la verità in quel momento lì. Poi se poi la gestiamo insieme. Tu ti accorgi subito invece quando un agente magari sta cercando di, passami il termine, di usare di giocare per avere magari della promo. Se non me ne accorgo subito, al secondo, al terzo tentativo, se continua a dirmi che il suo giocatore può andare qua, può andare là, poi non va da nessuna parte, me ne accorgo. Ma dico, c'è questa dinamica dove comunque magari la gente a contattarti lui dicendoti oh Gianlu, guarda che c'è questa roba non più come prima, ci sono magari alcuni, sai, intermediari nuovi che dicono ho proposto Ceballos qui, Ceballos là, Dalla, metti il mio nome. Ceballos tra l'altro ogni volta gira. Poi però se vedi che magari non arriva, dici forse ho fatto bene a non dire niente. Poi magari invece se va, cavolo, ho sottovalutato quello, pensavo fosse un mitomane, invece poi alla fine era uno che voleva darmi la notizia e io magari non l'ho percepita, non l'ho seguita. Tutela della fonte, fondamentale anche a costo di perdere in esclusiva? Sì, proprio Galliani una volta mi cazziò in maniera pesante, sì, non era una notizia. Eravamo da Giannino, sì. Stavamo parlando di Real Madrid, lui era stato forse al sorteggio di Champions qualche giorno prima e Florentino Perez, ma gli aveva detto, non mi ricordo che cosa, gli aveva detto come lui pensava che avrebbe giocato il Real con un paio di acquisti che non mi ricordo neanche chi erano. E io la sera andai in onda su Sky e parlavamo del Real Madrid che aveva comprato sto giocatore, non mi ricordo chi. E se me lo sai che oggi parlando con Galliani, me l'ho detto in onda. Abbiamo disegnato il Real Madrid. No, è impazzito, non mi ha parlato per 4-5 giorni, giustamente. Cioè ti ha chiamato incazzato nero. Sì, aveva ragione. Ma questo a prescindere dal fatto, pubblicamente non si dice mai, ma nemmeno privatamente. Infatti quando mi chiedono, la cosa che mi dà fastidio è, io dico, stai prendendo questo? A chi te l'ha detto? Non me lo chiedere chi te l'ha detto, perché se un domani tu mi dai una notizia io vado a dire che me l'hai data tu. Certo. Oggi tutti, stiamo arrivando in chiusura, quindi oggi tutti tanti vogliono fare il Gianluca Di Marzio, il giornalista di calciomercato proprio, è diventato una professione forse a sé, no? E vedo che tanti, lo vedo, si buttano, ci provano un po' anche raffazzonati all'inizio. Tu se devi dare un consiglio, cosa gli consiglieresti per prendere la strada giusta? Che non vuol dire arrivare, però per fare quel lavoro in maniera corretta. Cercare di, come dicevo prima, di non farsi prendere dalla frenesia, dalla fretta, di voler per forza arrivare primi su una notizia, ma cercare comunque di coltivare il più possibile la credibilità, la fiducia del proprio interlocutore, di crearsi più contatti possibili, che è fondamentale, perché comunque più contatti hai, più notizie hai.
di sacrificarsi, perché comunque le notizie non ti arrivano addosso, non ti sbattono addosso, devi andare a Magari. cercare. E più sei piccolo giornalisticamente parlando, più a volte è complicato. Sicuramente sì, perché non hai Non hai subito il rapporto, feedback, la verifica diretta da parte dell'addetto ai lavori con cui stai Chiaro. magari dialogando, ma però vedere che Fabrizio Romano, Matteo Moretto, ragazzi che sono cresciuti o addirittura nati giornalisticamente con me oggi sono anche più importanti di me a livello sia nazionale che internazionale. orgoglioso comunque. Sì, perché vuol dire che ho seminato bene. E questi sono soltanto alcuni dei nomi. Io poi cerco di seminare anche non dei giornalisti di calciomercato, Certo. ma dei giornalisti. Simone Obilini che lavora al a Milan. Milan TV, ha seguito per tanti anni il Lo Milan so, per il mio che tra sito. l'altro è bravissimo Simone. Riccardo Gatto fa il team manager della primavera dell'Inter e nasceva seguendo il Palermo per me. A Palermo, ho conosciuto quando era a Palermo il team manager di allora, poi Faggiano l'ha portato a Parma, poi da Parma ha fatto prima comunicazione, poi team manager e poi l'Inter quando ha dovuto prendere qualcuno ha preso lui. Cioè cercare di dare la macchina, poi il talento ce l'hanno loro, ma dare una macchina con cui iniziare a guidare a tanti ragazzi giovani che hanno talento, che hanno passione e vedere che poi dopo il loro viaggio diventa bellissimo è la soddisfazione più grande che mi porto dentro. Hai ancora dei sogni? Degli obiettivi? Sì, sicuramente quello di vedere la mia famiglia felice, di vedere mio figlio e i miei figli realizzati in quello che sarà poi il loro percorso, che sia nell'ambito del calcio o meno, e quello di sicuramente cercare di non deludere mai, di dare sempre delle buone vibes alle persone che mi seguono. Quindi il mio sogno è quello di concludere la mia carriera da giornalista quando sarà, cercando di guardarmi indietro e vedendo di aver fatto quello che mi ero prefissato quando ero ragazzino, perché alla fine io ho realizzato il mio sogno, io volevo fare giornalista da bambino. Mi hai tolto le parole di bocca, infatti volevo chiederti. Io quello volevo fare. Oggi cosa vuoi dirgli a Gianluca, bambino, bimbo? Che, ce l'hai fatta? Sì, che sono contento di come è cresciuto. Ripeto, sono contento di quello che sta seminando anche proprio nel mondo della professione giornalistica. Io ritengo che ci sia bisogno di tanti giovani giornalisti bravi, sia che si parli di sport, che si parli di politica, che si parli di spettacolo, che si parli di costume. C'è proprio bisogno di una nuova generazione. Io dico a tanti ragazzi, io sono cresciuto in una TV privata, voi oggi col telefonino avete l'opportunità di riprendervi da soli senza un operatore, di montarvi quello che riprendete perché avete i programmi di montaggio nel telefonino. Io avevo bisogno della sala di montaggio dove fare entry in, entry out. Avete tutto per crearvi il vostro canale, perché tanti lo fanno su YouTube, eccetera. Sì. Quindi avete proprio nelle vostre mani il futuro, non sprecatelo. La fame è la stessa di sempre. Sì, altrimenti avrei già mollato, avrei già deciso di cambiare settore, perché ho avuto l'opportunità di entrare nel mondo degli agenti, tanti mi hanno chiesto di andare a lavorare con loro. Ecco, mi hai chiesto prima qual era il mio sogno, potrebbe essere quello di fare il direttore sportivo un giorno, cioè di provare a cimentarmi dall'altra parte, a vedere se tutte le nozioni che ho recepito, raccolto dall'altra parte possono un domani funzionare anche all'interno del mondo del calcio, ma non per la capacità di scovare il talento, perché oggi il direttore sportivo ha proprio staff di scout, ma la gestione della comunicazione, quindi il rapporto con la stampa, il rapporto con i tifosi, il rapporto con la squadra, il rapporto con la proprietà, tutta una serie di dinamiche che penso di avere, di essermi costruito. Mi piacerebbe un giorno provare dall'altra parte. Direttore sportivo di quale squadra? Di quale squadra? No, non lo so, ma anche una piccola. Sai chi è che l'ho scritto anche nei social qualche settimana fa? Chi è che l'unico che mi propose di fare il direttore sportivo mi disse: ma perché non fai il direttore sportivo con me? Baccaglini, che è morto in questi giorni. Lui quando stava prendendo il Palermo era giovane, era un pazzo, perché era pazzo. Però... Comunque stavamo parlando, mi chiedeva: ma tu chi prenderesti? Prenderesti Carli, prenderesti quello, prenderesti Faggiano, prenderesti quell'altro? Io magari dicevo: secondo me questo è bravo, secondo me questo ha queste caratteristiche. A un certo punto un giorno mi chiama: scusa, ma tu mi stai dicendo quello così, quello colà, ma tu mi sembri, cioè, sei figlio di uno che ha fatto calcio per tanti anni, conosci calcio, conosci comunicazione, vieni tu a fare il direttore sportivo, ti do i soldi.
lascia stare, non vengo. Ero ancora giovane, però forse l'intuizione, aveva capito che forse dentro di me c'era quella scintilla che stava per scattare. Ci devi fare una promessa, chiudiamo così. Che se stai diventando il tuo mi dai la notizia. La prima però, poi le altre devo gestirle un po' con tutti. Gianluca, grazie, è stato un super piacere. Grazie ragazzi, questa era My Vibes.